Immaginate di essere nell'antica Roma, l'impero al suo apice, e di essere stati invitati a un banchetto. Cosa vi aspettereste di trovare sulla tavola? Forse vino, pane, olive. Ma se vi dicessi che i romani amavano le polpette di delfino e il garum, una salsa di interiora di pesce fermentate, e che l'imperatore Eliogabalo serviva ai suoi ospiti pappagalli e pavoni. Preparatevi a dimenticare tutto ciò che credete di sapere sulla cucina romana. Stiamo per intraprendere un viaggio culinario che vi svelerà i sapori più audaci, le tecniche più ingegnose e gli ingredienti più inaspettati di uno degli imperi più affascinanti della storia. Questo è il mondo di ciò che i romani mangiavano davvero. La cucina romana non era affatto monotona o banale, era un laboratorio di sperimentazione, un crocevia di sapori provenienti da ogni angolo dell'impero e un riflesso delle complesse dinamiche sociali. Per capire appieno la cultura romana è fondamentale immergersi nelle loro abitudini alimentari. Ogni piatto, ogni ingrediente racchiudeva una storia, un significato che andava ben oltre il semplice nutrimento. Era un'espressione di ricchezza, potere, tradizione e persino credenze mediche. Il cuore pulsante della cucina romana batteva al ritmo delle spezie: zafferano, pepe nero, così prezioso da essere usato a volte come moneta, cannella, chiodi di garofano. Queste non erano solo aggiunte per il sapore, erano simboli di status, merce di lusso che attraversava mari e deserti grazie alle estese rotte commerciali romane, come la via delle spezie. I romani non solo le usavano per insaporire, ma anche per preservare i cibi, una scienza culinaria avanzata che permetteva di conservare carne e pesce per lunghi periodi, dimostrando una notevole ingegneria alimentare per l'epoca. Ma le sorprese non finiscono qui. Tra gli ingredienti più audaci spicca la matrice di scrofa, l'utero della scrofa, considerata una vera prelibatezza, spesso cucinata con salse complesse e spezie. Ma l'ingrediente più iconico e onnipresente era senza dubbio il garum. Questa salsa fermentata, ricavata da interiora di pesce, spesso acciughe e sgombri, mescolate con erbe e sale e lasciate al sole per mesi, era l'equivalente romano del nostro ketchup o della salsa di soia. Era un ingrediente versatile che aggiungeva una profondità di sapore umami a quasi ogni piatto. Non a caso, il garum di alta qualità era così costoso che solo i più ricchi potevano permetterselo, mentre le classi inferiori si accontentavano dell'alec, un sottoprodotto granuloso della sua produzione. La tavola romana, poi, era un tripudio di frutta e verdura esotica per l'epoca, dai melograni ai datteri, dalle mele cotogne ai primi carciofi e agli asparagi, tutti elementi fondamentali di una dieta incredibilmente varia. Questi ingredienti non erano solo cibo, ma spesso testimonianza del controllo romano su un vasto impero che permetteva l'importazione di tali delizie. I romani non si limitavano a procurarsi ingredienti esotici. Erano veri maestri nell'arte della cottura. La loro ingegnosità si manifestava nell'uso di strumenti come l'olla, una sorta di pentola a pressione rudimentale in ceramica, perfetta per stufati e brasati, che cuocevano lentamente, estraendo ogni singola sfumatura di sapore. Gli archeologi culinari hanno scoperto che i romani avevano una profonda comprensione del calore del tempo. I loro forni a legna, ad esempio, erano progettati per raggiungere e mantenere temperature elevate, permettendo di sfornare non solo pane e focacce di eccezionale qualità, ma anche deliziosi dolci e pasticcini. Le tecniche di cottura erano raffinate e variegate, dalla bollitura alla frittura, dalla cottura al forno all'uso di griglie e spiedi. I romani dimostravano una versatilità culinaria che sorprende ancora oggi.